Vediamo se funziona. Pronto? Mi vedete? Mi sentite? Vediamo se sta andando. Allora, lingua italiana, salva. Eccoci qua, mi vedete? Mi sentite? Ciao Marti, ciao Marco, come state? Primo posto, hai visto? Mi sentite bene? Mi sentite? Perfetto. Come state? Tutto bene? Aspetta che... Te come va? Io tutto a posto, dai, tutto a posto. Periodo un po' particolare, ma alla fine dei conti non posso lamentarmi. Ciao Sara, come stai? Lingua Abuela, buonasera, ti stavo pensando oggi mentre ero in palestra, mi ricordo il tuo tutorial sul mewing. In questo periodo sono dimagrito e finalmente riuscivo a vedere l'effetto del mewing allo specchio. Hai visto? Hai visto? Ottimo, ottimo. Sì, purtroppo la prima cosa è la massa grassa, ovviamente. Puoi avere tutta la mascella scavata e allenata quanto vuoi, la postura corretta, ma se non si vede perché c'è la parte grassa è anche un po' difficile, no? Ciao Marti, anche su Twitch. Hi Marco, hi Ocean War. Perché? Che succede, se posso chiedere? Ma in realtà niente, è un periodo un po'... Diciamo che settembre e ottobre sono periodi un po' pieni. Pieni di cose, pieni di pensieri, poi contenuti, cose che diciamo in realtà ho già sorpassato un po', però me la sto vivendo molto meglio. Sicuramente di solito è un periodo un po' così per me, però in realtà quest'anno me la sto vivendo molto meglio del solito, quindi meglio di niente. Diciamo che sto cercando pian piano un po' ancora la mia strada, ma pian piano arriva. Bene, in Puglia ho sole, oggi al mare mi sono allenata lì, caspita, qua fa già freddo praticamente. Oggi c'era caldo e sole al nord, ma fa già così freddo. Marco, qua lagga un po', caspita. Come mai? Mannaggia. Troppi... Ok, è un'impostazione che devo cambiare, però mi sa che non posso cambiarla adesso mentre sono in live. O forse sì. Forse sì. Ecco, adesso dovrebbe laggare meno. Ma Matteo dove sta? Dice Marti. È vero, dov'è Matteo? Col tempo si migliora, dai, ma certo. Sì, lo sto riscontrando anch'io, penso che sia il periodo nel senso cambio di stagione. Certo. Si passa dal non dover pensare a molto, siccome è estate, aver messo tutto in pausa, di colpo ad avere tutti i pensieri, no? Sei mai stato a Treviso? Se dovesse capitarti di fare un giro ci becchiamo. Ci sono stato, sì, certo che ci sono stato a Treviso. Non abito neanche così lontano da Treviso, a dirti la verità. Aspetta che forse è successo qualcosa. No, 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 ok. Tutto ok. Continuate a vedermi, sì, tutto a posto. Ho solo cambiato delle impostazioni. Perfetto. Ora ti sento bene, ma ogni tanto si blocca. Chissà perché. Ho messo tutte le impostazioni corrette, mannaggia. Speriamo che pian piano cambi un po'. Ehi la Marco, ciao Sara, come stai? Sì, abiti a Verona. In realtà abito a Peschiera del Garda, ma più o meno è zona Verona. What did you do today? Working out, editing videos. I did my first singing session for a while, so singing lesson, and that's it. Marco, posso darti una piccola idea che mi è venuta in mente per la tua postazione in cui fai le live? Poi chiaramente vedi tu che ti piace, se è fattibile, eccetera. Certo. Tra l'altro oggi, ragazzi, vi faccio vedere la stanza.
Buonasera Marco, buonasera Griu, come stai? Tutto a posto? Sara, tutto bene, tutto bene. Mi viene da suggerirti una piccola cosa, purtroppo, da purtroppo ex tecnico nel cinema. La postazione della live ha ovviamente una fonte di luce davanti. Se vuoi prova a metterne una anche seconda lampada dietro di te. Meno potente la frontale e magari colorata. L'appoggio a terra in modo che illumina e colora dal basso verso l'alto lo sfondo che hai dietro. Allora, sì, è una cosa che di solito faccio nei miei video, che faccio di solito nei miei video, però non ho altre lampade. Dovrei comprare una adesso, ti faccio vedere la stanza, per farti capire. Grande Gru. Bello, vediamo. Un bel green screen con la spiaggia dietro. What's the weather like where you are? Sunny, but it's becoming slowly more wintry. Otterrai due cose, sfondo colorato, al tempo stesso ti stacca dallo sfondo, effetto backlit, la differenza è enorme. Prova su, ma infatti di solito lo faccio nei miei video, perché non faccio i video qua, ma li faccio di là. Però attualmente, adesso ti faccio vedere come è messa la mia stanza. È un po' difficile. E anche perché dietro mi sembra che hai una tenda, le tende formano sempre delle onde, la luce colorata ci si incanala dentro, dando penso un bel effetto, ma ripeto, vedi tu se ti gusta. No, mi piace, forse dovrei comprarmi un'altra lampada per questo. Consiglio per non mollare mai, visto che ho 18 anni, tra scuola, ansia, eccetera. Costa. Allora, un secondo che allora, per quanto riguarda la lampada, sì. Unica cosa, in realtà vorrei tenere la live non troppo concentrata magari sulla forma, ma sarebbe più un momento proprio così, attaccare via. Però ci posso pensare, grazie del consiglio ovviamente. Consiglio per non mollare mai, visto che ho 18 anni, tra scuola, ansia, eccetera. E devi... perché, scusa, mollare? In che senso? Cos'è che vuoi mollare? Se c'è qualcosa che vuoi mollare, significa che sei in tensione. Semplicemente non crearti tensione, fai le cose che ti piacciono, se ci sono cose che non ti piacciono, semplicemente dureranno poco, perché probabilmente 18 anni vuol dire che è la scuola che non ti piace, e quindi cerca di resistere un altro anno, creati una routine, magari che ti aiuta in queste cose, ma non preoccuparti. Secondo me già crearti uno stile di vita sano, comunque con una routine già da adesso, 18-19 anni, magari iniziare a leggere un libricino tuo ogni tanto, dedicarti a degli hobby, attività fisica, comunque prenderti cura di te, sia a livello esteriore che interiore, già quello aiuta tantissimo. Se poi inizi un percorso meditativo, sei a posto. Lucky, it is hot here as where I am, you could cook a whole ass egg. Wow, where are you exactly? Oh yes, you told us last time. Link, adesso sto facendo crescere i capelli, sono in quella fase troppo lunghi per farli stare bene e troppo corti per raccoglierli. Consigli? Uso già il balsamo per ammorbidirli. Sei nella fase di mezzo. L'unico consiglio è la pazienza, purtroppo. E... balsamo perfetto. In realtà niente, abituati a tenerli così e purtroppo è una fase da cui bisogna passare, non c'è molto... non c'è una scorciatoia. Cerca magari un taglio che ti piaccia per quello, oppure quando vai dalla parrucchiera chiedi un taglio per tenerli più lunghi e magari un cappello a volte può aiutare, o magari una fascia, però secondo me impara semplicemente a gestirteli così. Sì, guarda, su Amazon ci sono dei ferretti anche da 8 euro che sono molto validi. Ottimo, grazie Marco. Marti, Costa, concentrati su te stesso, l'ansia non è tua nemica, fatta l'amica e tutto sarà più facile, è vero Marti, tu hai anche fatto un bel percorso in questo. Ci sono dei ferretti interessanti che hanno diversi colori, si possono anche mettere una sorta di zona adesiva sulla mensola della libreria o dell'armadio per far video o foto creare un'atmosfera. Vero, I'm from Canada. Oh wow! I need it to be for... Grazie Marti, vendo panda, grazie, prego, Fede. Poi un altro dubbio, i miei capelli non sono molto leggeri, e non sono molto leggeri, sono molto forti, per farti capire, sono corti, se sono corti formano un blocco, l'unico che anche se disposto con la mano tornano come erano, lì è il taglio più che il capello. A volte quando mi capita di ascoltare alcuni amici che mi dicono non sai quanta fatica ho fatto per arrivare a quel risultato, secondo me se un target lo si vuole con il cuore si mischia anche il gioco, vero? E ansia e fatica non ci sono. Ansia e fatica... Allora, ansia è una questione mentale, fatica è un'altra cosa, si può capire, cioè anche facendo qualcosa a cui
è qualcosa che ti appassiona, qualcosa che ti piace, si può far fatica, ma non vuol dire che non bisogna farlo, vuol dire che semplicemente bisogna riposare. Ansia invece è qualcosa, è avere, star male per qualcosa che non c'è, qualcosa che non esiste. Quindi è solo una questione psicologica, una questione di pensieri. Poi può essere triggerato da qualche fattore esterno, ma è comunque creato interno. Il percorso che parla per me, infatti, ci sono passate d'ora che sono stabili mentalmente perché non aiutare anche gli altri. Bravissimo. In quel caso i capelli lunghi starebbero bene lo stesso o rischio che mi stiano... grazie mille. Grazie mille per il segui. In quel caso i capelli lunghi starebbero bene lo stesso o rischio che mi siano voluminosi con effetto blocco solido. Ti stanno bene lo stesso, ti ripeto, secondo me perché sono tanto... Buonaserissima, benvenuto, benvenuto. Più che altro è perché secondo me sono tanto scalati. Marti, poi tra 2 settimane inizio l'università e devo vedere come prenderla, ma la consapevolezza di stare bene ora c'è. Ottimo, ottimo. Ciao Reflux LOL, benvenuto. Sì, sulla fatica hai ragionissima. Allora ragazzi, il tema di oggi, oltre ovviamente a leggere la chat come al solito, volevo mostrarvi la camera, dato che me l'avete chiesto. Non è messa benissimo, mi ero scordato del tema fino a poco fa, quindi comunque la farò vedere lo stesso e mi perdonerete un po' di caos, che dite? Volete vederla subito? In teoria ho scoperto che posso mettere la videocamera dell'iPhone, quindi posso usare quella senza problemi. Facci fare un tour, benissimo. Allora, adesso vi faccio fare un tour. Marco, mostra tutte le cose che hai nella stanza, va bene. Allora adesso vi mostro tutto. L'unica cosa è che non posso leggere purtroppo la chat mentre la mostro, quindi farò così, vi farò vedere una parte della stanza e poi torno a leggere la chat e poi continuo così, fino a farvi vedere tutto, così vedo anche il vostro feedback. René, vivi da solo? No, al momento no, non vivo da solo. Forse ancora per poco. Perché comunque questa parte, cioè tengo l'Italia un po' come hub, perché viaggiando, girando, andando in giro, Giappone, tutto, faccio avanti e indietro e mi serve una base, quindi alla fine mi è più comodo fare così. Allora, vediamo se funziona, facciamo così. Allora. Va bene. Proviamoci. Innanzitutto devo mettere la fotocamera dell'iPhone. Olè! Aspetta che... Vediamo se si vede. Ok, si vede. Vediamo se riesco a spostare quella del... Proviamo. Prova. Prova. Mi sentite? Mi sentite? In teoria dovreste sentirmi dall'iPhone adesso. Mi sentite? Provo a abbassare un po' la musica. Ok. Mi sentite? Sì, non so perché sta utilizzando la fotocamera con così tanto zoom. Vediamo se riesco a... No, non riesco a spostarla. Ti sentiamo. This close up. LOL. Non si sentiva la musica in realtà. Vabbè, meglio ancora. Si sente che è passato l'audio del telefono. Perfetto. Buonasera, finalmente il tour della stanza dei sogni. Allora, ve la faccio vedere. Allora, innanzitutto, più che altro, ma senti, ma io non posso fare... Aspetta. Ma se io faccio... Arrivo, ragazzi. Proviamo. Questo cosa non so che cos'è. Non lo so, non lo so. Torniamo così. Oh!
Oh, adesso è meglio. I'm showing the room. I'm going to show in my bedroom. Alright, let's go. Ok, allora vi faccio vedere. In teoria dovreste sentirmi. Si vede ancora? Perfetto. Allora, facciamo così. Vediamo se si vede. Ecco, questo sono io. Non so se si vede perché purtroppo non ho il feedback, ho solo da farvi vedere al volo così. Questa è la porta. Vediamo se si vede. Ok, perfetto, adesso lo vedo. Questa qui è la porta. Praticamente si entra dalla mia stanza di qua. Ho messo dei pannelli che sono praticamente per bloccare il suono. Qui ho tutto l'angolo dei ricordi, quindi appena entri ho quest'angolo di souvenir e ricordi che vi voglio mostrare. Praticamente c'è di tutto e di più, souvenir, ricordi, qualsiasi cosa varia. Veramente qualsiasi genere di cosa. Questi sono tutti ricordi e anche questi sono tutti ricordi. Qua ho le candele, quindi ho le candele, e prima che io quando entro dalla stanza, quindi immaginate di entrare, ho subito qua le medaglie. Quindi queste sono le medaglie di quando facevo nuoto. Questo è un simbolo per lo yoga. Praticamente tu entri nella mia stanza e ti ritrovi così. Quindi praticamente vedi questa cosa qua. E là ci siete voi. Quindi ho il mio letto, la, la stanza, questa qua è la luce che dopo la tolgo per farvi vedere. Qua ho tutti i profumi, lo specchio, i libri e adesso vi faccio vedere ogni sessione, cioè ogni parte un po' più facilmente. Un attimo che torno per vedere. Questo è quello che vedete voi di solito. Vedi? Questi siete voi. Vediamo se... Un secondo che leggo la chat per capire se si sente tutto. Porta insonorizzata? Wow, perfetto. Is that for soundproof? Yes. Hai ancora l'oro della laurea, hai visto? I like the carpets. Sera. Vediamo se si riesce... Scusami. Non capisco perché si vede così zoomato. Vediamo se... Perfetto, perfetto. Volevo solo capire se si vede tutto. Allora, vi faccio vedere la stanza. Quello è l'ingresso, quindi. Ovviamente è l'ingresso e non c'è molto da dire. Uno quando entra, questo è l'angolo che avete visto prima, c'è semplicemente un piccolo mobiletto con la TV e sopra le candele, quindi quello è l'angolo che avete appena visto. Il mobiletto della TV in realtà non è che c'è molto, c'è quello per la Switch, altri ricordi vari, e poi qua ho giochi vari, giochi della Switch, qua ho cose elettroniche, ci sono vestiti, cose varie. E poi questo è l'armadio, quindi questo qua praticamente che parte su è tutto il mio armadio, non è tanto grande, ci sono solo praticamente vestiti miei. Questo è il tappeto dove faccio yoga praticamente tutte le mattine e questa è chitarra, laurea e il diploma. Quindi questo angolo della stanza praticamente l'avete visto. Quindi tutta questa parte qua della stanza l'avete visto. Poi c'è il tappeto e poi arrivo adesso a questa parte della stanza. Quindi è solo una piccola parete e praticamente sopra ci sono i libri. Adesso ve li faccio vedere. Questo è un Buddha dorato che dicono che porti fortuna. Sopra i vari... Infatti lo trovate tipo o nei ristoranti oppure nei posti asiatici, anche a Gardaland se ci fate caso. Questi sono i libri che devo ancora leggere. I miei libri sono divisi in due parti, come vedete, col bonsai in mezzo. E la prima parte, quindi qua a destra, sono libri che devo ancora leggere, mentre la parte di là sono libri che ho già letto. Quindi qua tengo quelli che devo ancora leggere, che ho comprato ma non ho ancora letto, mentre questi qua sono tutti libri che ho già letto. Quindi questi sono tutti libri, non tutti, ma sono libri che ho già letto. Poi qua c'è il mio specchio, sto guardando di là perché sto guardando cosa vedete voi praticamente dal monitor.
E qua c'è praticamente varie cose che utilizzo la sera prima di dormire, siccome sono a fianco al letto. C'è quello per massaggiare i capelli, ogni tanto la Nintendo Switch, TheraBuddy che è quello per massaggiare il corpo, quindi per i massaggi, e due miei amici. Questa è una vision board che avevo fatto tempo fa, dove ho varie persone che ammiro, adesso ormai è un po' vecchia, quindi tipo obiettivi, ci sono persone che dovrei togliere assolutamente, persone che dovrei aggiungere, ma ormai l'ho lasciata lì un po' come ricordo. E questi sono i primi profumi, quindi questa è una vetrinetta che ho di profumi, quelli che vado ad utilizzare un po' principalmente. Ecco, c'è un po' di tutto. E qua di solito la luce, quella che vedete qua, che adesso è sul letto appoggiata per fare la live, tendenzialmente è messa qui. Quindi di solito è messa qua a fianco a un trepiede, questo è un trepiede che utilizzo per fare i video col telefono su TikTok. E poi questo è il letto. Un secondo che vado a vedere se è tutto ok. La chat. Perfetto. Bella la katana, è piccola, almeno sembra, ma ha tutto. Il chuck mi piace. Sì, sì, non è tanto grande, ragazzi. Poi dal video non si vede tanto, non so perché si vede così. Ah, perché è croppato, ecco perché. Perché è croppato. Qui nel momento in cui io sto utilizzando il telefono in verticale, lo fa vedere in verticale. Cioè in orizzontale comunque. Va bene. Allora adesso vi faccio vedere. Questo è il letto, praticamente. E sotto il letto ci sono, non posso tirarlo troppo perché cade tutto, ma ci sono un sacco di profumi. Profumi, zaini, cose varie, tantissimi profumi. Sai quando vi dico che ho 400 profumi? Ecco, sono quasi tutti sotto il letto perché purtroppo non ho spazio. Devo tenerli la maggior parte qua, oppure qua ho un libro che sto leggendo, questo è il libro che sto leggendo, Gendo Krishnamurti, le due lampade comandate da Alexa, una lì e una lì dietro, e qua ho altri profumi. Quindi ho profumi, i miei preferiti, freschi, caldi. Queste qua sono un po' le varie cose. Questa qua di solito non è qui, ovviamente. Queste sono le federe in seta. E qua ho dei pesetti dietro la tenda. Questa è la tenda, ovviamente, dove dietro c'è la finestra di solito. Lì c'è una cosa che mi hanno regalato con dei pesetti per far palestra. Mettete sotto. Qua c'è il purificatore d'aria. E questo è l'angolo che mi sono fatto da poco per le live e per lavorare. Quindi è praticamente con la mia sedia. Di solito questi profumi non ci sono, ma li sto testando perché mi sono arrivati tutti di colpo dopo il pitti, quindi purtroppo devo tenerli qua e poi li metterò sotto il letto oppure in base a dove li devo tenere li metterò. Quindi immaginate che non ci siano, di solito è più libera. E ho, vedete, il computer, poi ho dietro quella, la scheda audio, la lampada, il lumen, di solito l'acqua è lì, ma adesso mi serve come spazio per mettere la videocamera ed è una bottiglia in rame. Qua ho un cassetto con tutte le varie cose. Il microfono, uno Shure SM7B e poi basta, varie cose. Quello lì è una cosa per la meditazione, i massaggi per dormire meglio. E poi ho la prima mensola e la seconda mensola. Prima mensola ho, tra l'altro mi sa che vedete, sì, state vedendo tutto specchiato. Vabbè, insomma, è così. E qua ho gli integratori che ormai sto finendo, devo riprendere. Pokéball, questa è una bellissima perché è una Pokéball replica ed è tipo pesante, cioè pesa. Ha il sensore di prossimità, si accende e poi fa il coso che tu puoi lanciarla e cambia il colore, eccetera. Come vedete, la mia passione fino a quando sono piccolo è sempre stati un po' i Pokémon. Questa è una vecchia GoPro che non uso più. Qua ho le Rudraksha e varie cose. E vibuti sotto la cenere. E qua ho il coltello per fare gli unboxing, ho gli occhiali quelli a luce rossa, ho il Rabbit R1 e poi qua altri ricordi praticamente. E basta. E poi... E poi niente, mi sa che vi ho fatto vedere tutto in realtà. Purtroppo ho scoperto adesso che la videocamera, come la vedete, non solo è come si dice?
è specchiata, ma mi state anche vedendo, c'è tutto zoomato, quindi purtroppo non riesco a dezoomarla e in caso un giorno farò una live in modo un po' diverso, però questa è un po' la stanza, ecco. Quindi questi sono i cuscini che utilizzo per fare yoga alla chitarra, queste sono le mie fasce di quando ero Mr. Model International, tutte queste robe qua, quelle di Miami, delle Filippine, e basta ragazzi. E adesso ci siete voi. Vediamo se riesco a cambiare. Ecco qua. Oh, perfetto, mi sentite? Allora, bella casetta. Vediamo magari l'inquadratura. Sai che dal video me l'aspettavo più grande, però almeno sembrava, magari l'inquadratura. Sì, è l'inquadratura, Marti, non so perché non riuscivo, cioè è molto zoomata. Non riesco a farvela vedere. E la miseria, wow. Nice, no one can hide under the bed. Diciamo che i libri profumi regnano. Purtroppo non sono riuscito a farvela vedere perché probabilmente, sai cosa fa? Utilizza parte del sensore zoomato in modo tale che sei sempre in mezzo, però così croppa tanto. Purtroppo non so perché lo faccio. Love the chair, thank you man. Dove le prendi le federe? Volevo prenderle su Shane, ma non so se resistono. Le ho prese su Amazon. Puoi dirci che tipo di lampade sono? Come mai due colori diversi? Sono un tuo gusto personale? C'è una ragione. Le lampade le uso, sono entrambe Philips Hue. Una è la Go e l'altra non mi ricordo come si chiama, Iris, tipo una cosa del genere. E semplicemente le utilizzo perché ho Amazon Echo Dot e quindi quando dico la parola con la A, che non voglio attivarla, posso cambiare i colori eccetera. E ho due impostazioni video, quindi questo azzurrino e arancione, semplicemente mi piace il colore, e poi ho relax, che quando dico relax, tipo entro nella stanza dico relax, mette le luci rosse, quindi per non affaticare gli occhi, per prepararmi a dormire, e attiva il purificatore d'aria prima di dormire. Invece video è per avere questo come sfondo. Pokémon Fan, si vede bene però nonostante specchi e zoom, meno male. Belle le fasce. Sono talmente tanti profumi che riesco a sentirli in corrispondenza. Che marca è la chitarra? Un Eco? No, attualmente è una chitarra un po' così comprata a caso quando ero piccolo, però dovrei comprarne una seria. Have you ever experienced an earthquake recently? No, never. Here in Italy. Ah, ok, grazie, ma figurati. Ed ecco qua, ragazzi. Purtroppo non so perché si vedeva così male, mannaggia. Non è facile fare ste live e tutto. Tra l'altro mi è appena arrivato questo qua nuovo. Gru, bella e ordinata. Come si chiama il purificatore? È smart? È smart, è un... te lo dico subito. Levoit. Penso che sia uno... Se tu cerchi su Amazon il più venduto è praticamente quello. E il purificatore lo uso praticamente prima di dormire per creare l'aria pulita prima di dormire. L'ho sentito tanto nominare. Com'è? Di cosa sa? Questo è quello che ha fatto pubblicità ultimamente Tom Holland. Vi devo dire che purtroppo sa di profumo generico da uomo, cioè non ha niente di speciale. È un po' così. Purtroppo perché è bella la grafica, bella l'idea, bello tutto, ma niente veramente di speciale. Bellissimo il packaging, secondo me, verde così. Has your hair ever gotten caught in anything before? And so what? Of course. Always. Like clothes. All the time. È versatile quindi? Sì, anche troppo. Cioè, manca un po' di carattere purtroppo. Secondo me è anche troppo versatile. Cioè, versatile non è sempre un pregio. Versatile vuol dire che molto spesso non ha un grande carattere. Sì, anche... È uscito un po' di profumo. Chissà come mai. Infatti si sentiva un po' nell'aria. Figurati, Gru. Marco, lo usi ancora quel... mi sfugge il nome in questo momento, quella pietra piatta per verde da passare sulle parti del viso. Il gua sha, certo. Certo, lo uso sempre. Sto guardando se ho altre cose da farvi vedere.
Rudrak ce l'ho fatte vedere, beh, i vestiti sono tutti neri, non è che ho molto da farvi vedere. E... Ma in realtà più o meno ci siamo. Magari un giorno mi farò un tour del, dei profumi sotto il letto. Have you ever gotten in a physical fight before? Just once when I was younger, but I didn't fight. They attacked me and that's it. And I didn't do anything. Martino Costa, anche se non c'entra nulla riguardo l'ultimo video. Certo, chiedimi pure. Tra l'altro ragazzi, domani mi è appena arrivata la mail che domani devo andare a prendere il telefono nuovo. Devo andare a prendere il telefono nuovo, pensa un po'. Chissà se con quello avrò gli stessi problemi con la fotocamera. That's terrible, of course, but it's, you grow up. Hai qualche shampoo energizzante specifico low budget da consigliare? Uh, allora, su Amazon, vediamo se lo trovo. Aspetta che te lo faccio vedere. Io utilizzo su Amazon, cioè ne utilizzo vari, però spesso utilizzo questo qua che mi aveva consigliato il dermatologo. C'è scritto Active Uomo, quindi non so in realtà se va bene da donna. Però non penso che ci sia così tanta differenza da uomo o donna, scusami. Non penso abbia delle cose che vadano così diversificare. Specifico per l'uomo? Non so perché. Perché, scusa? Ah, forse per una questione che è non è un energizzante, forse è un... Boh, fa un po' effetto... Ah, Serenoa, vedi, perché ha la Serenoa, quindi fa un po' un effetto come se fosse finasteride topica. Vabbè, insomma, però non penso ci sia questo gran problema. Se no... Ah, c'è anche la donna. Eccolo qua, guarda. C'è anche la donna, invece. Coadiuvante anticaduta donna. Shampoo ristrutturante. Costa tipo 7 euro. E io uso questo. Marco, hai provato Ganimede di Marc-Antoine Barrois? No, non lo conosco. Fammelo vedere. Eccolo qua. 115 euro. Marchio la farmacia degli shampoo per via della dermatite. Ma questo me l'hanno dato in farmacia e lo trovi anche in farmacia. Che mobile phone usi? Sto utilizzando un iPhone 16 Pro Max e domani lo cambio col 17 Pro Max. He is the crow. Ci sta pure di prezzo. Ma sì, dai, non è così male. 7 euro, insomma. Questo qua, 115 euro. Ganimede. Ah, però il 30 ml. Non lo conosco. Purtroppo non lo conosco, ragazzi. Però lo proverò. Io mi sono fissata con gli Honor, dice Sara. Ma ci sta, ci sta, ci sta. Gli Honor sono valutati bene nell'ambito nella nicchia, quindi ottimo. Can you play some music, please? Ah, please. I'm not good, I'm not good. Di profumo sto cercando un qualcosa di simile allo Yop che mi aveva regalato mio cugino, una fragranza dolciastra, ma cercavo qualcosa di più economico, tipo 20-30 euro. Mont Blanc Individual. Questo qua. Te lo faccio vedere. Questo qui. Guarda, 30 euro, 25 euro. Ed è uguale a Yop, forse un po' meglio. Niente, Fragrantica ha smesso di funzionare. Allora aspetto prima dell'acquisto, ma no, figurati. Qualcosa, just like some non-copyright background music, don't care.
Oh, of course, of course. Like this? Prepared. Perfetto, grazie, ma figurati. Vediamo se riesco a... Non so suonarla la chitarra, ve lo dico. C'è la suonicchio così, ma... Vediamo se si sente. Non so se si sente. Si sente? Probabilmente no. Si sente qualcosa? Non lo so se si sente. Sono le uniche cose che so. Sì, è scordata, non la uso mai. Oppure vediamo se mi ricordo qualcosa. Vediamo se mi ricordo. Non mi ricordo più. Long time, it's been a long time. Sì, sì, è probabilmente scordate, tutto poi una chitarra tipo da 50 euro da cui ho imparato da qualche video di YouTube, ma vediamo se riesco a farvi sentire altro. Vediamo cosa mi ricordo. Sempre difficile. Questo accordo qua. Niente, faccio fatica. Non so perché sto facendo queste cose. Manca Matteo. Ah sì, anche questa. Vediamo se me la ricordo. Com'è che era? Vediamo se... Thank you. No, song request, I only know those things. Chissà dove è finito Matteo, è vero. Federico, questa di Numb di Linkin Park, bellissimo pezzo. Ah, pazzesco. Linkin Park, bellissimi. Sentitevi questo profumo.
Marco, mi consigli un profumo per quest'inverno? Retto Bacco, su Edistur, ma figurati, Gru. Sono qua apposta, puoi chiedermi qualsiasi cosa. E anche perché oggi una live lo vedi un po' più tranquilla, un po' più leggera, si chiacchiera, si parla un po' di tutto. E tenuta apposta. Un profumo per questo inverno, Retto Bacco. Ti faccio vedere i miei preferiti per l'inverno. Uno è questo, Spice Bomb. Questo qui, Spice Bomb Extreme. Poi secondo me c'è Arabian Stonka di Montale, questo qua, più o meno siamo sullo stesso prezzo, fortissimo. Sentitelo che mi faccio teletrasporto. E poi cos'è che c'è? C'è anche Erod di Parfum de Marly. Questo secondo me, se vuoi spendere un po' di più. Questi secondo me per l'inverno sono pazzeschi. Do you like when it's windy? Of course, I love wind. My hair doesn't, but I do love him. Oh wow. C'è una tier list delle red flags. Proviamo, facciamo 5 ogni tanto. Oggi lo vedete, una live di intrattenimento. Dai, facciamo, non le facciamo tutte, ovviamente sono tantissime, facciamo un po'. Allora, cosa dite? Always feel the need to prove themselves. Ha il bisogno di dimostrare, cioè di farsi vedere, di dimostrare. È una red flag? C'è una cosa negativa? Secondo me sì. Io lo metterei... Come si fa? Si può? Ah, devo scegliere così. Io la metterei... Very bad. Always on their phone. Sempre al telefono. Bad but manageable, cioè che si può... se ne può parlare. Always want to eat out. Vuole sempre mangiare fuori. Oddio, diciamo che sono tutte un po' red flag. Bad but ci si può lavorare. Vuole sempre dividere il conto. Può essere ok, però non sempre, è sempre un po' pesante. Rabbia, problemi con la rabbia? Ah, il peggiore, il peggiore. Si prende confidenza fin da subito. Ma ti dirò, secondo me può anche piacermi questa cosa. Spugna per l'attenzione, cioè richiede tanta attenzione. Oddio, not good. Bad at communicating, very bad. Bad hygiene, deal breaker, quindi 0. Crede nelle teorie di cospirazione. Oddio, metterei... Non è la cosa peggiore del mondo. Diciamo che tipo si vanta di quanto è bravo a dire bugie. Ma ok. Si chiama semplicemente un bravo ragazzo, una brava persona. Niente di che. Ottimo, grazie Marco, figurati. Cos'è sto test? Boh, è per far vedere quanto una cosa è red flag o meno. Ho visto che ascolti anche i Bee Gees, hai visto? In realtà c'è quella canzone che mi piace tanto. Hai nominato così tanto Spice Bomb che l'ho messo in wishlist, ma tanta roba Spice Bomb. That sounds silver così wouldn't your hair like go all over the place, of course. Dipende, se mi mette al centro l'attenzione, sì. Ecco. Bella camera, Marco, ti rispecchia in tutte le tue passioni, grazie Sara. Sempre al telefono per l'interesse, vero? YouTube, io personalmente uso Tesoro d'Oriente, ho spesso capitali per profumi commerciali costosissimi, ma non essendo in società non mi sono mai serviti più di tanto per approcciare. Ma infatti... Allora, contando che il profumo non è per forza per gli altri,
Però ci sta, se a uno non piace, in realtà Tesoro d'Oriente fa anche buoni profumi per il prezzo. Mi sto documentando in modo più approfondito sul Giappone, secondo me deve essere un gran bel posto, poi come tecnologie sono top. Vero, 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 te lo super consiglio. Loro hanno veramente una cultura incredibile. La confidenza, almeno per me che ho problemi di fiducia, si dà un po' per volta. Tipo io all'apparenza sono timida, se perdo confidenza sono quello che vedi. Ma ti capisco Marti, ti capisco. Però insomma alla fine tra tutte le altre cose non è così male. Ti chiama Paparino, vuole essere chiamato Paparino. Oddio. No, grazie. Non riesci a tenere il contatto con gli occhi, cioè non riesci a guardarti negli occhi durante le conversazioni. Mamma mia, very bad. Can text in complete sentences, non riesci a scriverti in frasi complete, cioè deve continuare a scrivere messaggi uno dietro l'altro, ma insomma, vabbè. Non è la cosa peggiore del mondo. Cheated in the past dipende tanto dalla situazione. Dipende tanto dalla situazione. Quindi c'è anche proprio dipende dalla situazione. Choose loudly, quindi mastica fortemente. Ok. Chronically online, sempre online, quindi cronicamente va, insomma. Constant messy living space, questo non mi piace, per me è very bad. Constant self-deprecating jokes, continua a prendersi in giro da solo, ma bad but manageable, cioè che non è il massimo, ma c'è di meglio. E continua a portare l'argomento della ex. Not good. Ah no, l'ho messo in... vabbè, insomma. Io sono la tipa che scrive messaggi poco per volta, Marti. Vabbè, dai, ci sta. Ci sta, ci sta. Vabbè, dai, basta, era solo per provare un test. Sono carine queste tier list. Sono carine, sono carine. Se ne avete qualcuna in mente... Personaggi. Comics. C'è veramente di tutto e di più. Emoji. Wow, Final Fantasy. Fits look and style. Aesthetic ranking. Ah, carino. Delle varie estetiche. Anime. My aesthetic. Baby girl. Goth. Ok. Bon chic. Avant-garde. Witchcraft. Anzi, Baby Girl la metto qua. Anzi, forse è meglio qua. E Witchcraft qua. Vaporwave, bellissimo. Visco Girl. Ma. Goblin Core. Non ho mai sentito. Fantasy. Surrealismo. Non fa per me. 80s. Non fa per me. Ottacore. Non so che cos'è. Celestial. Perché no? Dark Academia. Mi piace sugli altri. Angel Core. Devo provarlo. Punk. Devo provarlo. Fairy Core. Boh, non l'ho mai sentito. Dark Romanticism, perché no? Hippie, sulle altre persone mi piace. Arte, ma insomma, no thanks. Così. 90s, odio i 90s, periodo 90. Pastel, no grazie. Parisian, detesto. No. Cherry emoji Twitter, ma perché? Victorian. Baddy, no grazie. Retrofuturism, bellissimo. Cybergoth, bello. 2000
estetica peggiore, barocca. Ah. Ecco, queste le... Come Marty, could make the music a little bit louder. Nice. What about this? Che dite? Che dite? Vi piace come cosa dell'estetica? Ne facciamo un altro? Mi è piaciuto questo. Siete d'accordo? Marti, si può dire, secondo me non si è mai timidi o estroversi, dipende dalle situazioni, vero? Sì, siamo un po' tutto, ecco. Facciamo un altro, dai, carino. Vediamo cosa possiamo fare. Oddio, i One Direction. Ditemi voi. Oddio, gli outfit di JoJo. Oh! Ditemi voi qualcosa di stile, qualcosa di film, qualcosa di musica, qualcosa di videogiochi, estetica, India, Giappone. Cos'è? Una macro categoria del Giappone. Così c'è un po' di tutto. Quanta roba che c'è. Vediamo se c'è Italia. Regione Italia. E se metto Italia senza Italy? TikTok Italia. YouTube Italia. Oddio, non ne conosco neanche uno. Twitch Italia. È un problema se non li conosco. Non conosco neanche uno. Non conosco. Vi giuro che non li conosco. Dov'è Dario Moccia? Eccolo qui. Marco Merrino, quella gente lì dove sono? Io vi giuro non so chi sono questi qua. Boh. YouTube Italia è figo. Conosco solo il terzo della terza fila. Con le persone giuste non dovresti avere problemi ad aprirti, ma oggigiorno è difficile trovare vere amicizie. Ma più che altro, secondo me un po' si cresce, quindi ognuno ovviamente ha la sua vita da fare, quindi è difficile trovare gente che magari ha tempo o altre cose. Però secondo me non è tanto questione di trovare vere amicizie, è questione che la gente secondo me semplicemente... Prima non aveva molta scelta, adesso ha anche altra scelta, quindi devi essere anche tu più amico verso qualcun altro per essere per entrare in amicizia, no? Conosco solo Surri lì in mezzo. Surri number one. Boh, non mi viene in mente. Vediamo. Oh, Pokémon? Oddio, ma sono tantissimi. Sono tantissimi. Facciamo i Pokémon leggendari. Sono tantissimi quelli sui Pokémon. Pokémon Starter. C'è anche Pokémon Starter. Forse proprio quell'ansia che ti serve per dare un qualcosa di diverso ad un carattere chiuso. L'ansia la vedo differente dalla chiusura, distrugge un po' le catene. Semplicemente perché sono cresciuto con Maze Favi J. Beh, allora sì.
Vabbè, dai, ragazzi. Siamo a un'ora, quindi direi di chiudere con oggi abbiamo dato. Poi ci vediamo martedì prossimo per la prossima live, o forse questo weekend con Claudia. E Marco, io vado a stare alla live se poi la riguardo volentieri. Ma siamo in chiusura, Sara. Andiamo, vado anch'io. Comunque volentieri, certo, lo salvo, certo. Adesso ma devo tornare e fidarmi della gente. Però arriva secondo me pian piano naturalmente quelle cose. La prossima live, secondo me, la possiamo fare così. Possiamo fare tipo argomenti interiori, argomenti spirituali. Così magari rispondiamo a questo. Cosa dici? Grazie al tour del backstage, figurati poi la prossima volta. Se avete anche altre cose che volete vedere, tipo i profumi o i libri o altre cose, lo facciamo volentieri. Ciao Sara. Non sono d'accordo di tubi, però ne parleremo di questo, ne parleremo. Va bene. Grazie di tutto ragazzi. Allora ci vediamo martedì prossimo, oppure questo weekend vi aggiorno su Discord se ci sono novità per la live con Claudia, se no, insomma, in caso ci vediamo martedì prossimo. Domani vado a prendere il telefono nuovo, quindi vi aggiorno anche su quello, su come va, e basta. Poi faremo la live spirituale. Ma fidarmi nel senso di non dubitare. Va bene. Ciao Marco, grazie ancora, buonanotte. Ciao Marti. Ciao YouTube, ciao Sara. Ciao Griu, ciao Trudy. Ciao altra Sara, ciao Federico, ciao Andrea e ciao Marco. Ciao ragazzi. Grazie di tutto. Alla prossima. Buonanotte. Ciao a tutti. Vai Marco, anche argomenti spirituali, volentieri. Can you do a quick hair flip? See you next time, guys. Ocean Water. See you. See you on Tuesday. Thank you for the support. Prossima volta facciamo una live solo di chiacchierata e risposta a domande e tutti gli argomenti interiori. Mettiamo una bella canzone di sottofondo e via. Ciao ragazzi. Buonanotte.